Resident Evil 2 è stato rilasciato ufficialmente il 29 gennaio 1998 in Giappone per PlayStation 1, vendendo circa 4,96 milioni di copie nel suo periodo di lancio originale. Dopo questo grande successo, sapete su quante altre console è stato rilasciato Resident Evil 2 oltre che la sua versione PlayStation? Windows, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, Gamecom, PS3, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X e S. Beh, tante, eh? E se vi dicessi che avremmo anche potuto avere una versione di Resident Evil 2 su Game Boy Advance? Ebbene, nel video di oggi vi parlerò del mistero della versione scartata di Resident Evil 2 su Game Boy Advance. Mentre navigavo su YouTube mi sono imbattuta in un video intitolato Resident Evil 2 Game Boy Advance Tech Demo e sono rimasta subito sorpresa, cioè esiste un Resident Evil su Game Boy oltre quell'incubo di Gaiden? Dovevo subito provarlo, ovviamente, e grazie a Dio questa versione è ancora facilmente trovabile su internet, quindi direi subito di andare a vedere di cosa si tratta. Resident Evil 2. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Notiamo subito come l'intro iniziale sia tagliata e ovviamente l'audio e la grafica appaiono compressi. Ovviamente stiamo parlando di Game Boy Advance. Il gioco inizia come sempre nelle strade di Raccoon City, che questa volta è infestata da zombie blu, Why are you blue? che un po' mi hanno ricordato quelli zombie di Resident Evil 1.5. Credo che abbiate anche notato subito la camminata indurita di Leon, così come la corsa, e sembra veramente di star giocando con Robocop. Nel nostro inventario è presente la pistola e un coltello, quest'ultimo però non potremmo utilizzarlo in questa demo. Inoltre, come vedete, non c'è l'automira e puntare al bersaglio è parecchio complicato. Sarà possibile poi aprire la porta per il negozio di Kendo, ma nessuna traccia del suo negozio, così come il proprietario. Infatti ci troveremo subito nella sezione dopo, dove c'è la scala antincendio. Non è nemmeno presente quel piccolo viale bloccato dal camion che ci avrebbe dato le munizioni, come la versione ovviamente PS1. Ho anche notato che ogni cambio di telecamera fissa è unico, nel senso che ogni telecamera fissa rappresenta un unico scenario e non è collegato alla telecamera fissa successiva. Quindi, per esempio, se io voglio uccidere uno zombie che si trova nella scena 1, andando nella scena 2, quindi avere un po' più di spazio per sparargli, questo non sarà possibile, nonostante magari le due telecamere fisse rappresentino due angolazioni diverse, in questo caso del campo da basket. Come vedete, in una zona rimangono i 3 zombie, ma nell'altra zona non ci sono più, proprio perché vengono creati proprio nuovi ambienti, viene tutto ricaricato cambiando la telecamera fissa. Poi ovviamente ho provato a morire, c'è questa scena un po' diversa di Game Over e la demo purtroppo finisce quando si arriva alla porta del campo da basket. It all depends on your skill. Go for broke. Come avete visto, la demo è molto breve e su internet si trovano davvero poche informazioni, sia sullo sviluppo e sia sui motivi dell'abbandono del progetto. Tuttavia, avete fatto caso a uno dei loghi iniziali della demo? www.raylight.it, un sito web italiano? Beh,
Esatto ragazzi, questo progetto è stato sviluppato da un'azienda di videogiochi italiana con sede a Benevento vicino alla soleggiata Napoli. Continuando le mie ricerche ho scoperto che lo studio esiste ancora, ma con un nuovo nome. Raylight Games. Ok, però fermi tutti. Prima di continuare, mi sono giustamente chiesta: ma com'è possibile che un gioco per PlayStation 1 riesca a girare su una console così limitata come il Game Boy Advance? Beh, dovete sapere che la risposta sta nel Blue Roses Engine. Io purtroppo non sono un'esperta di tecnologia informatica. E ho quindi deciso di chiedere aiuto a una persona esperta del settore. E pensate che questa persona è riuscita anche a venire fisicamente qui nella mia stanza, quindi direi di lasciare la parola all'esperto. Prego, venga pure, sì. Salve a tutti. Essendo io una scienziata, ovviamente me ne intendo anche di ingegneria informatica e oggi sono qui a spiegarvi in modo semplice il funzionamento tecnico del Blue Roses Engine. Prima di tutto sono incredibilmente colpita dalla soluzione tecnica utilizzata per realizzare giochi 3D su piattaforme hardware con limitazioni tecniche e nessun supporto 3D come il Game Boy Advance di Nintendo. Il Game Boy Advance infatti non aveva niente di ciò che ci si aspetterebbe da una macchina 3D. Niente accelerazione hardware per gestire i poligoni, niente Z-buffer per decidere chi sta davanti o dietro nello spazio, pochissima memoria e un processore progettato per il 2D. Ogni triangolo, ogni texture e ogni effetto di prospettiva erano il frutto di algoritmi complessi che la CPU del Game Boy Advance doveva processare fotogramma dopo fotogramma, senza alcun aiuto grafico esterno. Il Game Boy Advance non aveva una scheda video, disponeva di un display controller pensato per la grafica 2D. Il rendering 3D era gestito interamente via software dalla CPU. Tutto questo è sensazionale perché il Blue Roses Engine è riuscito a trascendere la tecnologia di un'epoca. Mentre il mondo si preparava alle console con GPU sempre più sofisticate, Raylight Studios osò l'impensabile: condurre il Game Boy Advance ben oltre i suoi limiti progettuali. Fu una sfida alla natura stessa dell'hardware, riuscita grazie a una combinazione di astuzia, test continui e sicuramente un'immensa passione per la programmazione. Oggi, con hardware potentissimi, molti giochi si affidano alla grafica spettacolare e ai mondi immensi, ma i giochi del passato brillavano per ingegno e ottimizzazione. Titoli sviluppati su hardware limitati come il Game Boy Advance erano frutto di pura genialità. Ogni poligono e ogni effetto erano una sfida vinta contro i limiti tecnici. Che roba assurda, ragazzi? Beh, spero vi sia piaciuto il mio intervento e ci vediamo alla prossima! Incastrata. Oh, ciao. Questa filosofia è ciò che rende così affascinante il retro gaming ed è proprio questo che molti di noi rimpiangono: la magia di giochi che, pur essendo semplici, erano pieni di passione e di innovazione. Ma allora non capisco perché questo progetto non è stato portato a termine. Non riuscendo a togliermi dalla testa questa domanda, ho deciso di chiederlo ai diretti interessati. Per il video di oggi, infatti, ho preparato un'intervista esclusiva con Massimiliano Di Monda, cofondatore e CEO di Raylight Studios. Sarà lui infatti a raccontarci tutta la nascita e l'ingiusta fine di questo affascinante e ambizioso progetto. Tra le prime domande ovviamente gli ho chiesto come nasce il progetto e quale fosse l'idea dietro di esso. Abbiamo cominciato a lavorare alla demo nel 2003 e abbiamo impiegato poche settimane a metterla su. La demo, come tante altre che abbiamo realizzato, aveva lo scopo di mostrare ai publisher le potenzialità del nostro motore 3D Blue Rose su Game Boy Advance. Ricordo all'epoca che Nintendo disse che sarebbe stato impossibile implementare un motore 3D su un Game Boy Advance, ma dopo poco tempo mandammo loro una demo di Air Race, diciamo un clone di Wipeout. Credevamo di riuscire a mettere il gioco in una cartuccia. Avevamo ottimizzato tutto, dai modelli alle texture, alla compressione per le immagini per il background. C'erano vari tools che permettevano di fare miracoli con la compressione e ovviamente anche il lavoro di ottimizzazione di Francesco, lead artist, e Fausto, il creatore di Blue Roses.
Ovviamente i video filmati sarebbero stati esclusi e riassunti con immagini e testo. Gli ho poi chiesto se avesse visto quel video che gira su YouTube riguardo la sua tech demo di Resident Evil 2 e ovviamente il motivo ufficiale per il quale questo progetto non vide mai la luce del sole. Quel video fu postato all'epoca su YouTube da uno dei nostri dipendenti, dopo aver fatto un meeting con Capcom Europe a Londra e dopo il loro feedback negativo sulla continuazione del progetto. In realtà, quando ci siamo resi conto che la demo aveva un potenziale, contattai Capcom Europe e dopo qualche scambio di email chiesero di visionare la demo. Vista la demo, ci chiesero di salire a Londra per un meeting presso i loro uffici. Ovviamente avevamo il morale alle stelle. La demo piacque molto, ma purtroppo in Giappone misero il veto alla continuazione del progetto. Ufficialmente perché un gioco con rating PEGI 18 sarebbe stato complicato da vendere su Game Boy Advance. Quindi dopo il meeting venne pubblicato il video della demo. Quando realizzammo che il nostro video aveva più di 600.000 view, ne rimanemmo felicemente impressionati. Le reazioni furono molto positive. Eravamo contenti da una parte, ma anche consapevoli che non ci sarebbe mai stato un Resident Evil 2 su Game Boy Advance. In seguito fu anche resa disponibile la demo online. Dopo che mi accorsi che qualcuno vendeva le cartucce con la nostra demo, ho deciso di condividerla con tutti, per evitare speculazioni. Comunque le nostre demo ci diedero l'opportunità di lavorare con Electronic Arts, Namco e tanti altri. Ho deciso anche di fargli qualche domandina extra, un po' di curiosità. Sul loro sito, infatti, ho visto che stavano lavorando da 6 anni su un videogioco horror intitolato The Awakened per PlayStation VR e quindi gli ho chiesto se appunto lo stessero portando avanti o si stessero concentrando su altri titoli. Purtroppo siamo un po' pigri ad aggiornare il nostro sito. The Awakened VR fu stato presentato a Sony qualche anno fa, ma la demo era un po' troppo acerba per essere presa in considerazione. Essendo un team che vive con gli introiti dei progetti su commissione, dobbiamo concentrarci sui progetti dei nostri clienti. Infine, ovviamente da fan di Resident Evil sfegatata, gli ho chiesto quale fosse il suo Resident Evil preferito. Resident Evil 4 ha segnato una svolta nella serie e mi sono divertito tanto su GameCube. Poi Resident Evil 7 con PlayStation VR mi ha sbalordito, anche se non sono un fan dei giochi VR. Grazie ancora Massimiliano per la tua enorme disponibilità e sono stata davvero onorata di poter parlare e chiarire un po' questa situazione su Resident Evil 2 su Game Boy Advance. Un progetto così ambizioso che sembrava destinato a diventare realtà con la sua versione finale grazie all'approvazione di Capcom Europe. Purtroppo però il veto di Capcom Giappone legato alle difficoltà di vendere giochi PEGI 18 su una console destinata a un pubblico più giovane impedì la sua realizzazione. Resta comunque una grande soddisfazione sapere che uno studio italiano abbia avuto il coraggio di provarci, realizzando un lavoro straordinario con il loro incredibile Blue Roses Engine. Se volete provare anche voi questa breve tech demo, sappiate che si trova ancora su internet con una semplice ricerca. Inoltre, se volete dare un'occhiata ai progetti di Raylight Studios, sappiate che nella descrizione vi lascio il link al loro sito. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Avevate già sentito parlare di questo progetto? E se fosse uscito Resident Evil 2 su Game Boy Advance, voi lo avreste comprato? Inoltre siete orgogliosi che uno studio italiano sia arrivato così vicino ad una collaborazione ufficiale con Capcom? Bene, vi ringrazio ancora per la visione, spero vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, un mi piace e iscrivetevi per non perdervi tutti i miei futuri video e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!